Ciao a tutti ragazzi e come al solito bentornati sul canale. Oggi è lunedì, io non so voi ma faccio sempre un po' di fatica a ricarburare, comunque è stato un weekend di calcio molto interessante che ha visto una Juventus vincente, tra l'altro seconda vittoria consecutiva in pochi giorni e diciamolo onestamente non è che siamo più così tanto abituati ma siamo in grado di riabituarci in fretta, quindi speriamo che questo continui. Una Juventus che è stata anche capace di accorciare di un paio di punti la distanza dalla capolista Napoli, che è una buona notizia e comunque anche grazie ai risultati delle altre squadre che ci hanno un po' favorito, diciamo, quindi ha mantenuto questa classifica un po' schiacciata. Siamo lì, siamo a pochi punti dalla Champions League, un traguardo per noi importante, in un campionato comunque che si prospetta abbastanza combattuto. In questo momento non vedo una squadra che possa veramente scappare via, poi magari cambierà, ma secondo me ne vedremo delle belle. Oggi c'è stata chiaramente la conferenza stampa di Spalletti perché domani allo Stadium arriva una squadra che non possiamo sottovalutare visto il nostro storico contro le portoghesi. Stiamo parlando dello Sporting e adesso andiamo a analizzare quelle che sono state le parole sue e anche di Di Gregorio che era presente in conferenza. Come sempre comunque prima di cominciare vi invito ad iscrivervi al canale, vi ricordo che è completamente gratuito ma soprattutto ragazzi lasciate un mi piace e commentate. Commentare è importantissimo, canale giovane, datemi una spinta così arriviamo a più juventini possibili. Comunque prima di entrare nel merito della conferenza stampa però voglio fare un appunto e mi raccomando lasciate un commento, potete anche essere in disaccordo, l'importante è farlo con educazione, dico anche ai tifosi delle altre squadre, però essendo nato e cresciuto a Verona, ci ho speso 30 anni, anche se adesso vivo negli Stati Uniti, non posso non dire la mia sul giallo a Bissek nella partita di ieri. Se fosse stato Gatti o Bremer, direi esattamente la stessa cosa. Se seguite il mio canale e insomma ascoltate quello che dico, io dico sempre che è importante essere equilibrati e onesti nel calcio, lo sapete che veramente direi la stessa cosa. Aggiungo anche che se fosse stato Gatti o Bremer a fare quel fallo, oggi però ne parlerebbero tutti i giornali e probabilmente non positivamente. Però siccome non si tratta di un episodio della Juventus, beh allora non fa notizia e non ne parla nessuno. È un po' come la questione curve, dove quando era la Juventus spiattellata tutti i giornali per mesi e mesi e mesi, adesso invece chi lo sa, non ne parla più nessuno. Non è una polemica, vi dico la mia, ditemi la vostra con educazione, sono aperto alle vostre idee. Comunque dai, in queste ultime ore ormai ci hanno spiattellato di fronte alla faccia il regolamento, come se adesso il regolamento fosse questa Bibbia che si segue sempre dalla A alla Z, quando fa comodo si usa, quando non fa comodo si interpreta un po' come si vuole e anche in questo caso viene interpretato un po' come ci fa più comodo e come va ad avanteggiare di più la nostra squadra, perché ci hanno spiegato chiaramente i 4 fattori che determinano il famoso DOGSO, che vuol dire denying, e questo in inglese, an obvious goal scoring opportunity, quindi negare una chiara occasione da gol. Ce l'hanno spiegato e siccome 2 fattori mancano secondo loro, quindi vuol dire che è un giallo invece che un cartellino rosso. Però a me non piace prenderci in giro, non piace essere, non voglio dire disonesti, in questo caso ci mancherebbe, ma dire delle false verità. Siamo qui, siamo tutti abbastanza intelligenti, seguiamo il calcio, ne abbiamo viste di partite parecchio e io tra l'altro sono uno di quelli che ha giocato fino in promozione, non una categoria incredibile, però insomma ho un po' di esperienza dal punto di vista di calcio e vi assicuro che Bissek giocando in Serie A di esperienza ne ha molta più di me e sa perfettamente che se giovane lo salta, perché è tutto lì. Se giovane lo salta e nonostante non ci sia più la regola dell'ultimo uomo, ma Bissek sa che se giovane lo salta si trova uno contro Sommer. Tra l'altro Bissek non è come noi che abbiamo giocato a livello insomma neanche semi-professionista, chiamiamolo Bissek, lo guarda il portiere, sa perfettamente che Sommer è in quella zona che noi chiamiamo no man's land, la terra di nessuno, perché non è né in area di rigore, è fuori, è in quella stazione di mezzo dove se giovane lo salta, beh ragazzi, lì c'è poco da fare per Sommer, non dico che giovane segna, ci mancherebbe, però è una situazione difficile, perché non è che può uscire con le mani eccetera, è già fuori dall'area o indietreggia, ci sono un sacco di situazioni. Poi andare da dire che lui se la sposta laterale, quindi non sta andando direttamente verso la porta, è un'altra stupidaggine, perché lì se la spostare anche laterale, vi assicuro che Sucic non lo riprende, mi sembra una cosa abbastanza ovvia, e poi soprattutto dire che c'è troppa distanza tra insomma dove si trova la porta è un'altra stupidaggine, perché in porta non c'è nemmeno il portiere è uscito, il portiere è quasi tra la linea di metà campo e la sua area è proprio lì in mezzo, quindi insomma ci sono tanti fattori. Secondo me, ve lo dico a mia opinione, questo è un cartellino rosso
e non ci sono dubbi. Poi vogliamo andare a parlare di regolamento, eccetera, eccetera, ditemi la vostra, sono apertissimo. In tante altre partite abbiamo visto la stessa situazione in Italia, all'estero, è stato dato il cartino rosso. Allora, o tutte le altre sono sbagliate, o questa è l'unica giusta. Fate un po' voi le due cose, però vi assicuro, questo non c'entra niente che io sia juventino, non c'entra niente, anche perché l'avrei detto anche se ci fosse stato uno juventino di mezzo. E aggiungo anche, non è che se danno l'espulsione a Bissek, cioè questo va a influire su quella che è il risultato finale. L'Inter avrebbe potuto comunque vincere 2-1, nel primo tempo ha fatto tante occasioni da gol, meritava sicuramente un parziale più largo, il Verona sicuramente non meritava una figuraccia perché secondo me ha fatto abbastanza bene, però non voglio dire che se non dai l'espulsione, se dai l'espulsione cambia tutto. No, non è detto che cambi tutto, magari cambia qualcosa, però secondo me quello è un fallo da rosso. Finita. Se non è un fallo da rosso, forse è meglio che vada a commentare il curling, ditemelo voi, magari apro un canale sul curling. Comunque, bando alle ciance, adesso andiamo a parlare di quello che ci interessa, che è la conferenza stampa di Spalletti. Non vi faccio sentire tutta la conferenza, perché secondo me 30 minuti di conferenza ve la potete anche riprendere da soli, quindi vi faccio un riassunto e vi dico le cose più silenti come al solito. C'era anche Di Gregorio in conferenza stampa che ha detto, secondo me, una cosa interessante e importante quanto scontata, cioè che quando c'è un esonero i giocatori si sentono responsabili. Ci mancherebbe, è il terzo che fate fuori in un anno e mezzo, se non vi siete responsabili abbiamo anche un piccolo problema, aggiungerei io. E comunque che dopo 2 vittorie è normale che ci sia un clima più disteso e anche più diciamo positivo all'interno dello spogliatoio. Aggiunge anche che il mister è una persona molto ambiziosa e che la parola scudetto non ha scosso il gruppo, che nonostante magari sia un gruppo che non ha così tanta esperienza con questo termine, con questo traguardo, sa bene che quello deve essere l'obiettivo quando gioca la Juventus, cioè se non parli di scudetto quando gioca la Juve, insomma stai facendo un disservizio alla storia. Dice che si è parlato molto di responsabilità, è stata un po' la parola chiave, soprattutto dopo la sconfitta contro la Lazio, quindi prendersi delle responsabilità, e sembra anche che il gruppo abbia capito che in bianconero bisogna alzare il livello e l'asticella, altrimenti si è lì un po' solo per fare da comparse. Spalletti sa chiaramente che la partita contro lo Sporting sarà molto difficile, però si è detto soddisfatto della risposta vista dalla squadra Cremona. E su Ildiz gli è stata fatta la domanda se sarà disponibile, ha confermato che è a disposizione e che si sono parlati, Spalletti ha parlato con più di un giocatore durante questi giorni, lo farà sicuramente con tutti nelle prossime settimane. Kenan è stato uno di questi e parlando un po' del suo ruolo ha detto che Kenan ama interpretare quel ruolo a sinistra con libertà, spaziando un po' tra la fascia e il centro e con meno compiti difensivi, cioè andare subito a cercare di rientrare in possesso quando si perde il pallone, però chiaramente non farsi 90 metri di campo per tutta la partita perché poi al 50° finisce il gas. Per il mister quando gli chiedono un paragone tra Kenan e alcuni giocatori che ha avuto in passato, lui dice ne ha avuti molti buoni, però è un po' un mix tra Kvaratskhelia e Di Natale, insomma mi sembra un paragone molto ma molto alto di livello, è un giocatore istintivo, tecnico, che a fine stagione riempie i social di giocate. Aggiunge anche, scusate, che comunque noi vediamo solo quello che succede in campo la domenica, ma in realtà ci sono alcune giocate, come faceva Di Natale in allenamento, che noi non vediamo, che in realtà varrebbero il prezzo del biglietto. Spalletti ha anche ribadito che la Juve deve lottare per lo scudetto, che non significa necessariamente vincerlo, e sono le stesse identiche frasi che ho detto io a inizio anno, andatevi a ritrovare i video, dicevo esattamente la stessa cosa, però deve rimanere lì fino a quando la matematica non ci dice che siamo fuori dalle corse per scudetto e Champions League. La Juventus, per la sua storia, blasone, per quello che è, deve rimanere lì a lottare fino alla fine, è il nostro motto, dobbiamo essere quelli. La vittoria di Cremona, tra l'altro, aggiunge, è un merito della squadra perché lui non ha avuto il tempo materiale per andare a inculcare tanti concetti, è un po', ve lo dico io, mi immagino che abbia detto proprio 2 cose basilari per ritornare un po' alla BC del calcio. Abbiamo visto le cose molto semplici però fatte bene, a volte tornare indietro è anche andare avanti, aggiungo io. E comunque che ha visto tanta disponibilità in questi 2 giorni di un gruppo che gli sta proprio chiedendo cosa fare, come se, lui non lo dirà mai, però mancasse un po' di quella diciamo direzione di cui il gruppo aveva bisogno. C'è stato anche un piccolo siparetto con Di Gregorio che si era distratto durante la conferenza, subito richiamato dal tecnico dicendo guarda che questa domanda è per te. Di Gregorio non era attento e quindi ci fa capire subito che non lascia nulla al caso e se non presti attenzione sei forse nel posto sbagliato. L'ha fatto con grande grazia, grande educazione, un po' come Spalletti. Chiaramente
a volte quando mancano ci ricorda che quando mancano entusiasmo e risultati, nonostante ci sia magari l'applicazione, cambiare rotta è molto complicato. Insomma, guardate la Fiorentina come messa, vi faccio un esempio, e il fatto che la squadra abbia vinto 2 partite quasi da sola però dà fiducia e consapevolezza sia a lui che anche al gruppo, che comunque capisce che ci sono delle potenzialità per fare meglio di quello che si è fatto finora. A Spalletti è stato chiesto anche di cambiarsi, insomma lui cosa ne pensa di questo calciatore, e lui lo definisce un calciatore moderno, insomma lo sappiamo anche noi. Ha detto che i ruoli come moduli ormai in questo calcio moderno sono abbastanza relativi, e bisogna saper fare un po' tutto, cioè attaccare, difendere. Andrea è un giocatore forte, dà tante soluzioni, ha e dà tante soluzioni alla squadra. Deve migliorare chiaramente nel gioco aereo, però è un calciatore che quando è in campo aiuta anche gli altri a poter giocare nel proprio ruolo, perché lui è più polivalente di tanti altri, questo lo sappiamo, meglio a destra a mio parere che a sinistra. Su Vlahovic è stato molto chiaro. Vlahovic sa cosa ci si aspetta la Juventus, perché è lì ormai da 4 anni, conosce la pressione che questa maglia porta con sé. Hanno parlato, si sono scambiati insomma delle opinioni e delle idee, e Dusan si è detto felice di poter pensare a rimanere in bianconero in un futuro. Io vi dico, bisogna mantenere i piedi molto per terra con Dusan. Queste ultime prestazioni non ci devono comunque far cambiare completamente idea. Era un calciatore che noi pensavamo potesse essere ormai fuori dal progetto. Ricordatevi che Dusan si sta dimostrando tanto, però anche nel suo interesse, perché se Dusan non dimostra e decide veramente di andare via, non trova il contratto che lui vuole, che è un contratto importante, quindi non lo sta facendo solo per la maglia. Non sto offendendo Dusan si sta comportando molto bene, ma è un discorso proprio che fa bene anche lui e anche un po' il suo tornaconto. Poi secondo me se gioca così è giusto utilizzarlo, e se c'è la possibilità di rinnovarlo, se ha senso, se Spalletti lo vuole, se comunque a fine stagione si dimostra di essere di alto livello, va fatto, però va fatto in maniera umana e va fatto in una maniera che possa aver senso non solo per lui ma anche per noi. Il mister tra l'altro ha detto che domani vuole vedere semplicemente dei riferimenti concreti alle cose provate nell'allenamento, non si aspetta miracoli, ma sarebbe già tanto che magari vedesse delle risposte su alcune cose, piccole cose che hanno provato durante chiaramente l'allenamento di oggi. Sarà comunque ragazzi una partita difficilissima, una partita vera contro una squadra che è anche tecnicamente dotata, soprattutto lì in mezzo, e che la Juve a questo punto secondo me non si può permettere di sbagliare. Comunque fatemi sapere la vostra opinione nei commenti, so che vi ho un po' stuzzicato, ma ci sta che sia anche così. Come sempre, forza Juve fino alla fine, e anzi come ha detto Spalletti anche oltre. Un abbraccio, ci sentiamo domani dopo la partita, mi raccomando, un bacio. Ciao.